Appena ho capito come davvero funziona la legge dell'attrazione, il manifestare, mi è cambiata completamente la vita. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia. In questo video vi parlo della manifestazione, di cosa significa veramente farlo e non come nel 99% dei video vedete online in cui vi spiegano che cos'è, vi raccontano, ma non si capisce esattamente che cosa significa. E io ho guardato 1000 video, ho guardato 1000 cose, ho letto libri, ho letto Il Segreto, ho letto di tutto e di più, ma alla fine capivo il concetto, ma non riuscivo ad applicarlo veramente. Ma poi per esperienza personale, pian piano, comunque continuando anche nel mio percorso di spiritualità, di crescita interiore che faccio tutti i giorni ormai da anni, piano piano sono arrivato a, ok, forse quello che sto facendo è corretto. Quindi ho testato, ho sperimentato e ho capito come funziona, che cos'è veramente, e oggi voglio spiegarvi come ho fatto. Quando ho compiuto 18-19 anni era un periodo in cui, come vi dico sempre, di colpo mi sono ritrovato senza niente. Quindi in quel momento io avevo nuoto, facevo nuoto agonistico, ero un ex atleta, l'ho fatto per 12-13 anni, tutti i giorni nuoto, avevo una ragazza, avevo la moto, il 125, avevo la scuola, ero l'unico maschio tra tutte femmine al liceo. Di colpo è finita la scuola, ho smesso nuoto, ho venduto la moto, sono successe tante cose che di colpo mi hanno fatto avere questo periodo grosso di cambiamento. Io ho avuto un boomerang nel cercare un certo tipo di stile di vita, ovviamente pessimo, perché ovviamente facendo la vita da atleta poi mi sono ribaltato dall'altra parte. Dopo un periodo lì in cui ho fatto esperienza in poco tempo di tutto quello di cui non ho fatto esperienza mentre mi allenavo, ho avuto un click un giorno in cui ho detto devo fare qualcosa nella mia vita, e da lì ho iniziato a volere in modo super rigido, forte e tutto quello che potevo. Volevo arrivare alla versione migliore di me stesso. In quel momento volevo soldi, quindi ho iniziato a leggere libri di crescita finanziaria, di crescita personale, biohacking, arrivare alla versione migliore di me, come alzarsi presto. Mi alzavo alle 5 di mattina, facevo veramente di tutto e di più. E mi dicevo, cioè una delle cose che ti insegnavano era non importa che cosa fai, l'importante è che tutti i giorni fai quella piccola cosa, quel piccolo passo che ti porta verso quell'obiettivo. Quindi poniti degli obiettivi e lavoraci ogni giorno per arrivarci. E io da lì cosa facevo? Semplicemente ogni giorno. Io ho la mentalità da ex nuotatore, quindi bam, super rigido, forte, determinato, dritto verso l'obiettivo, e continuavo così. Non ha mai funzionato! No, nel senso che comunque dei risultati li ho ottenuti, avevo iniziato a lavorare nella moda, avevo iniziato a fare qualcosa, poi però, come vi dicevo, è arrivato il periodo in cui, dopo che ho fatto qualche lavoro nella moda, qualche concorso anche all'estero, sono tornato, ho avuto qualche periodo diciamo sui media tradizionali, qualche intervista, e la gente iniziava a chiedermi sui social consiglio, e da lì ho iniziato a fare video su Instagram, su YouTube, ho aperto il canale e tutto. E da lì ho avuto un piccolo successo, ecco. E il problema è che quello che cercavo lo ottenevo, ma non capivo perché lo ottenevo, e non era esattamente legato all'attrazione. Io semplicemente andavo avanti, ma notavo un pattern che poi pian piano, adesso vi sto parlando di queste cose, ma io mentre lo facevo non me ne accorgevo. Poi pian piano, quando è finito questo periodo, è iniziato anche il Covid e ho iniziato a dedicare molto più tempo invece che alla crescita esteriore, alla crescita interiore, quindi ho iniziato a fare yoga, meditazione tutti i giorni. Da lì ho iniziato a notare, sempre di più con consapevolezza che è aumentata, dei pattern ricorrenti nella mia vita, nel mio ego, nel mio modo di pensare. E uno dei pattern che ho notato era proprio quello della manifestazione. E il pattern che ho notato è che a periodi quello che succedeva nella mia vita, e l'ho notato proprio anche perché io scrivo un diario ogni giorno, e nel diario notavo che ogni anno, ogni 3 anni, ogni 4 anni e tot, succedevano sempre le stesse cose. E ho notato che, soprattutto questa cosa, la mia motivazione partiva da motivato, mi faccio un obiettivo, voglio rifare tutta la mia vita, tabula rasa, corro al massimo verso l'obiettivo, faccio quello che voglio fare, di tutto di più, massima motivazione, noto dei piccoli risultati, mi lascio un po' andare, 0 risultati, mi lascio andare e dico cavoli, non so se funziona, è un periodo no, è un periodo no, è un periodo no, però ci provo, devo spingere, non posso mollare, devo stare rigido perché si sa che è sempre così, ma devi sempre spingere in modo che arrivi in alto. E non ci arrivo. A un certo punto arriva un piccolo crack in cui dico basta, mollo tutto, non ce la faccio più, io mi sono scritto, fatto, deciso di arrivare a quel punto, ma non riesco ad arrivarci, mollo tutto, mollo e bam!
di colpo arrivo all'obiettivo. Ed è un pattern iper ricorrente, difficile anche da notare se non fate un diario ogni giorno o se non avete 10 minuti al giorno in cui 20 minuti, 30 minuti in cui vi fermate, meditate e semplicemente state lì senza pensiero. Quindi ho notato questa cosa. Da lì ho iniziato a notare e a studiare un po' di più la manifestazione in modo più spontaneo e a capire come funziona, e ho notato gli insegnamenti che iniziavano ad avere un certo senso. Prima capivo il concetto, ok, manifestare significa semplicemente mettersi in condizioni tali che la tua testa è un po' come se avesse dei bias cognitivi che cerca quella per forza via. Quindi è come dire, compro una maglietta rossa, oppure voglio comprarmi, non so, una maglietta rossa, e la tua testa è come se iniziasse a filtrare tutto che non siano magliette rosse, quindi inizi a vederle ovunque. Quindi diventi la persona giusta per cui quella maglietta rossa prima o poi si manifesti. È un po' un gioco mentale che fai, ma alla fine la mente è quello che crea, è un po' la tua piccola creazione. È vero, noi viviamo in una creazione, ma nella nostra testa abbiamo la nostra storia, il nostro personaggio, la nostra situazione di vita. Quindi manifestare semplicemente significa mettere la nostra mente, la nostra situazione di vita, la nostra piccola creazione che abbiamo in testa, il nostro passato, futuro, il nostro karma viene chiamato, in modo tale che il personaggio che ti sei creato, l'ego, sia la persona giusta per cui quella cosa che vuoi arrivi. E non solo questa cosa, ovviamente, fa in modo tale che tu ogni giorno fai piccole decisioni che ti portano ad ottenere quella cosa anche senza accorgertene. Fai in modo tale anche che ti concentri su quella cosa, perché filtri il tutto se non quella cosa, quindi ti arriva prima. E ti sembra quasi di avere delle specie di sincronicità col mondo, che sembra quasi che te la porti. E più o meno è così, ma è perché è come se la stessi un po' cercando. Quindi è come se la attraessi, sì, ma non è che c'è molto di magico. È magico, ma non è fantascienza, è semplicemente come la mente funziona. Ma non ha mai funzionato finché non ho fatto questo. Capito che cos'è il karma yoga? Praticamente noi fin da quando siamo piccoli, la nostra società, soprattutto noi in Occidente, ci insegnano a imparare a volere qualcosa. Quindi anche quando fai la legge dell'attrazione, in realtà la prima cosa che pensi è io voglio quello, quindi vuoi possedere qualcosa. Quindi avere. Quindi se voglio avere qualcosa, devo fare determinate cose, giusto? Quindi avere e poi fare. E dopo sarò felice. Quindi se ho 10 milioni di euro devo fare questo e quindi poi sono felice o sono libero o tutto quello che vuoi. Se ho un partner devo comportarmi in modo tale da averlo e quindi poi sarò pieno d'amore. E si può fare così mille cose. Se voglio un bel voto, se voglio un bel fisico, devo andare in palestra o studiare e così poi starò bene, sarò soddisfatto, sarò in forma. Ecco, la legge dell'attrazione, il mondo al di fuori della tua piccola creazione, funziona esattamente al contrario. Prima, e questo è il karma yoga, si impara a essere, poi da lì si agisce a fare e in quel modo avere arriva naturalmente. Quindi è come se attraessi quello che devi attrarre. E tu mi dici, sì Marco, ma perché questa cosa? Anche quando studi la legge dell'attrazione, la prima cosa che ti dicono è semplicemente devi metterti in modo tale, e la gratitudine è uno di quei modi, devi metterti in modo tale da sentirti già come se quella cosa l'avessi ottenuta. Ecco, non è altro che karma yoga. Quando ti insegnano la meditazione, quando ti insegnano a essere presente, quando ti insegnano qualsiasi pratica spirituale, non ti insegnano altro che karma yoga, ovvero imparare a essere. Quindi prima a stare bene. Prima impari a star bene, dopo agisci da quel senso di star bene e poi le cose arrivano. Se cerchi di fare l'opposto è un disastro, perché lì stai agendo dalla tua piccola creazione che c'è nella tua testa. Quindi non fai la cosa giusta, perché agisci da un senso di mancanza, da un senso di disperazione. Le tue azioni saranno partite da un senso di mancanza e di disperazione, quindi avranno anche inconsciamente un certo tipo di pattern e quindi quello che andrai a ottenere è che il risultato puoi avere è quello. Magari può succedere, ma fondamentalmente la cosa giusta da fare è prima imparare a stare bene. Quando stai bene, quando parti da un senso di pienezza, di gratitudine, di leggerezza, di pace, di amore, di gioia, da lì fai la cosa giusta. Tutto quello che farai partendo da un senso così, poi sarà la cosa giusta e migliore da fare, perché non hai più aspettative. È come se non agissi più nella tua piccola creazione, dal tuo ego, ma agisci per il mondo nella vera creazione. Immagina come se ci fosse un videogioco e tu sei quel piccolo personaggino che ti sei creato il sim dei Sims, ecco. Te lo sei creato, quindi ha la sua vita,
al suo lavoro, ai suoi soldi, ai suoi possedimenti, alle sue passioni, tutte le sue cosine, ok? Tu sei lì che giochi e queste cosine. Il punto è che questo personaggino ha la sua situazione di vita, il suo lavoro, tutte queste cose, ma la vita non è la sua situazione di vita. La vita sono io che lo sto comandando, che gioco a questo gioco che lui vede dal suo filtro di sim. Quel filtro è il suo ego, possiamo chiamarlo. Io che sto giocando si può chiamare in mille modi, si può chiamare consapevolezza, si può chiamare coscienza, si può chiamare anima, si può chiamare Dio, si può chiamare citta, si può chiamare come ti pare. L'importante è capire che c'è un'intelligenza senza ego, quindi un'intelligenza senza personalità, l'intelligenza che ha creato tutto, che è la base fondamentale, su cui tutto si muove, che non è dato e visto dalla tua testa, ma è al di fuori, che può agire solo tramite te se glielo permetti. In realtà c'è sempre, perché sei parte di tutto, ma questo tutto può agire solo se ti metti da parte. Questo è il trucco. Quando fai yoga, quando fai meditazione, tutte queste pratiche che fai servono esattamente a questo, a imparare a stare al tuo posto, a vedere la realtà così com'è senza il filtro del tuo ego, ovvero a metterti leggermente da parte. Creare un po' di distanza tra te, la tua mente e il tuo corpo, le tue accumulazioni. Quindi diventi il soggetto, quello che fa l'esperienza, ma senza il tuo karma, quindi senza il tuo bagaglio del passato, delle cose che possiedi, il tuo futuro, eccetera, eccetera. Sei tu in questo momento che fai esperienza. Quella cosa che fa esperienza tramite Marco Delia, quindi il tutto che fa esperienza di se stesso tramite Marco Delia, o come Gesù disse in passato, essere la mano di Dio, quindi uno strumento della coscienza, della consapevolezza, tocchi quello che in yoga viene chiamato citta, quell'intelligenza che non ha confine perché non è legata a una persona singola, non è legato al tuo intelletto, ma è intelligenza pura. Sadhguru lo dice bene questa cosa, lo spiega, è come se sei troppo pieno di te stesso, quindi il tuo passato, le tue cose, la tua situazione di vita, Marco Delia, il tuo carattere, il tuo character, il tuo personaggio, non c'è spazio per altro se non il tuo nonsense. Se invece metti da parte, ti apri e tutto può entrare dentro te. L'intero universo può agire tramite di te. Ed è da lì che la manifestazione funziona. Immagina come se il tutto avesse tutte le risorse del mondo e tu sei una parte del tutto, ma stai agendo in autonomia. Se invece io, che sono il tutto, questa piccola parte di me si apre a me, quindi io posso agire tramite quello per fare esperienza, automaticamente è come se le risorse che servono a questa persona, a questa parte di me, per fare quello che deve fare, gli vengono date semplicemente in modo naturale. Come funziona la Terra, o come funzionano i pianeti, come funziona la gravità, come funziona anche l'essere umano. Nel momento in cui c'è una parte del mio corpo a cui serve più energia, dato che è una parte del mio corpo, ed è utile, gli viene data le risorse, il sangue, le parti nutrizionali giuste per fare quello che deve fare. La stessa cosa può essere considerata nel corpo. Noi siamo un pezzo di terra e gli vengono date queste risorse anche in modo consapevole nel momento in cui agisce per il bene del tutto. Quindi il segreto è imparare a lasciare andare, imparare a mettersi da parte e avere il coraggio di mollare la presa. Quindi è imparare prima a essere, e da lì si può fare gratitudine, meditazione, qualsiasi tipo di esercizio, quindi a stare in un certo modo e agire da un senso di abbondanza, di amore, di pace, di gratitudine, in modo tale che le azioni poi ti portano ad avere quella cosa lì. E tu dici, sì Marco, ma ci vuole coraggio, perché mollare la presa sui tuoi obiettivi ti sembra di allontanartici, invece è proprio lì il punto. Il punto è che tutti cercano di avvicinarli sempre di più, ma la scelta giusta è proprio di mollare, lasciare andare. Come si dice anche nel segreto, prima scegli e poi molli. La parte più difficile è quella, perché siamo abituati a invece lavorarci, essere rigidi e cercare di arrivarci il più possibile lavorando duramente. Ma il punto è, anche se spingi il più duramente possibile, se sulla porta c'è scritto tirare, non succede niente. Quindi impari a leggere che c'è scritto tirare solo nel momento in cui togli il paraocchi, lasci andare e lasci che il flow, tutto, questa intelligenza agisca tramite te. Quindi è come se dovessi avere il coraggio di lasciare andare su quelle cose, metterti da parte e goderti la cosa. Non vuol dire che non devi fare niente, vuol dire semplicemente che nelle azioni che fai deve esserci in azione. Nelle cose che fai devi smettere di avere aspettative, devi seguire le cose che ti piacciono, devi imparare a stare bene, a farle servendo gli altri e il tutto invece che servire te. Partire da un senso di altruismo invece che un senso di egoismo. E da lì tutte le cose necessarie che ti serviranno per arrivare, senza neanche accorgertene, ti arriveranno e non ne avrai nemmeno più bisogno. Cioè le cose che prima, la cosa che fa ridere è che nel momento in cui, ed è il motivo dei miei pattern iniziali, che nel momento in cui lasci andare e non vuoi più quella cosa, di colpo
ti rilassi e come l'acqua che deve fluire in un fiume torna a scorrere, quelle cose che prima volevi così tanto ti arrivano, ma neanche quasi ci fai più caso, neanche a volte ti servono più, perché sei talmente concentrato su un bene più grande di te che quella piccola cosa per te fa piacere, ma la utilizzi come strumento per servire ancora di più. Quindi il segreto è quello. Ragazzi, vi faccio anche un piccolo esempio pratico che mi è appena successo in questo periodo, ad esempio, che vi fa anche capire questa cosa. Ad esempio, con me lo vedo tanto con i social. Perché? Perché nel momento in cui mi irrigidisco, mi metto degli obiettivi, voglio arrivare da qualche parte, voglio fare, vedo magari tipo gente che fa grandi cose e quindi voglio arrivare anch'io. Uno, mi irrigidisco e quindi voglio fare dei contenuti che sono come quelli degli altri, quindi vado a paragonarmi con gli altri perché vedo uno che va meglio di me, l'altro che va meglio di me, poi c'è YouTube un altro che va meglio di me, quindi mi irrigidisco, mi paragono agli altri, dico le mie cose non vanno bene quanto le loro e quindi i miei contenuti diventano overthink, diventano troppo pensati e inizio a fare contenuti che non vanno bene perché ci penso troppo, perché vengono male, perché si vede che non sono fatti da me, perché si vede che non ci sono appassionato, perché voglio dimostrare qualcosa che magari, non so, nella mia testa dico voglio assolutamente anch'io fare questa cosa, oppure essere esperto in questo, oppure parlare anch'io di questa cosa, oppure dico no, nella mia testa l'idea di Marco Delia in futuro di successo è così, quindi ora devo essere così, oppure mi blocco perché dico ma inglese o italiano, insomma inizi a pensare troppo e non fai la cosa giusta. E invece nel momento in cui in questo periodo ad esempio mi sto lasciando andare perché i social non mi funzionavano più, hanno ripreso a funzionarmi recentemente proprio perché in questo periodo sono in quel tratto in cui mi sto lasciando andare e con i social questa cosa si ripercuote nel fatto che invece che pensare troppo ai contenuti faccio quello che la gente vuole, faccio in automatico cosa che oggi posto, quello che la gente mi ha richiesto, oppure quello che piace a me, quello che mi viene naturale postare, non importa che sia un argomento magari che in futuro, nel lontano futuro non ne parlerò, non importa che in futuro magari ma sarà la scelta giusta o meno perché l'inglese, l'italiano, intanto so che questa cosa va e quindi 1, 2, 3, 4, 5 video, uno dietro l'altro, che funzionano, mi stanno facendo avere i risultati e poi quindi fare la cosa giusta e poi i risultati arrivano e puoi cambiare anche quando vuoi, quindi si nota questa cosa. Esempio stupido, ma per farvi capire anche a livello pratico. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, è un po' lungo ma ho spiegato tutto per filo e per segno. Se avete domande scrivetemi su Instagram, marcodelia97, oppure un commento qui sotto, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!